Ciao ragazzi, in molti casi mi avete chiesto se c'è un metodo semplice per poter riconoscere l'ottone dal bronzo. Oggi vi spiegherò un metodo pratico per avere un'idea più precisa del materiale che state per lavorare. La differenza principale tra bronzo e ottone risiede negli elementi legati al rame. Il bronzo è una lega di rame e stagno, o alluminio-fosforo, caratterizzata da colore rosso-bruno, durezza e resistenza all'usura. L'ottone è una lega di rame e zinco, dal tipico colore giallo-oro lucido. Il truciolo di ottone è simile a una scaglia. Si ottiene quando si taglia, fora o modella l'ottone. Ha un colore giallo dorato brillante, e le sue caratteristiche, lunghezza e forma, dipendono molto dalla lavorazione e dal tipo di lega con o senza piombo. In alcuni casi è simile all'oro ma più opaco. Il truciolo è corto e frammentato. Questa è una caratteristica degli ottoni lavorabili con aggiunta di piombo. A differenza dell'ottone che produce trucioli corti e facili da rompere, i trucioli del bronzo si arricciano creando dei nidi. Se non vengono controllati, possono causare diversi problemi, graffiare la superficie del pezzo lavorato, ostruire l'area di lavoro, provocare vibrazioni e rotture degli utensili. Generalmente è dorato o ramato, ma può assumere tonalità bluastre o giallastre se durante la lavorazione si sviluppa molto calore per via dell'attrito. Nelle moderne lavorazioni CNC con leghe lead-free, il controllo del truciolo è fondamentale per evitare che filamenti lunghi si aggroviglino attorno all'utensile, compromettendo la qualità del pezzo. L'elevata tenacità del materiale può causare il fenomeno del tagliente di riporto, dove il truciolo aderisce alla superficie dell'utensile usurandolo più rapidamente. Esistono poi le boccole autolubrificanti in bronzo. Sono fatte di bronzo sinterizzato, un materiale formato compattando polveri metalliche a caldo, per creare una struttura porosa. Ma questo materiale così specifico, lo tratteremo in un altro video. Questo breve tutorial ha lo scopo di facilitare il riconoscimento delle leghe più comuni. In commercio ci sono diversi metalli che potrebbero comportarsi in modo differente.